averti mostrato in un precedente video come scaricare e creare un pendrive che contenga l'Iren's Boot CD, utilissimo in tante situazioni in cui il computer non si avvia, e dopo aver iniziato a mostrarti le sue funzionalità, cosa che continuerò a fare anche nei prossimi video, oggi voglio mostrarti quello che io chiamo il pendrive definitivo, cioè un unico pendrive in grado di contenere diverse immagini ISO in modo da poter avviare quella che è più utile a seconda delle situazioni e che contiene tutte quante le utilities necessarie per la mia professione, comprese quelle che fisiologicamente non possono essere contenute dentro l'Iren's Boot CD. Questo è quello che io definisco il mio vero coltellino svizzero ed è il pendrive che porto sempre in tasca e che veramente mi ha cavato d'impiccio anche in situazioni critiche. Quello di cui sto parlando è un pendrive creato con Ventoy, che è un utility che consente appunto, una volta formattato in maniera particolare un pendrive, di metterci su tutte le immagini ISO che vogliamo e di avviare quella che, a seconda della situazione in cui ci troviamo, è la più utile in quel momento e in quel contesto. Le dimensioni che deve avere questo pendrive diciamo che sono più rimesse alle tue esigenze che altro. Naturalmente più grande sarà il pendrive e più cose potrai farci. In ogni caso, in descrizione io ti lascio un elenco di pendrive di diverse dimensioni che sono tutti pendrive che io ho già provato con Ventoy, che so che non danno problemi di nessun genere e tra cui potrai scegliere a seconda di quello che è l'uso che tu intenderai farci. Allora, ti senti pronto? Iniziamo! Naturalmente la prima cosa che dovremo fare è procurarci l'utility Ventoy, quindi apriamo il nostro browser, andiamo su Google e digitiamo Ventoy. Possiamo cliccare direttamente su Downloads se lo abbiamo, altrimenti possiamo cliccare sul primo sito che ci viene fuori. Una volta aperto il sito, quello che ci serve lavorando su Windows è la versione Windows che finisce con l'estensione .zip. Scarichiamola. Ci si apre un altro sito con le versioni più aggiornate. Scendiamo un po' e andiamo a prendere la versione Ventoy 1.0.87 per Windows. Clicchiamoci su e partirà il nostro download. Una volta scaricato il file andiamo ad aprirlo e chiudiamo il browser. Estraiamo la cartella dove vogliamo, va bene anche sul desktop, ci basterà trascinarla fuori. Chiudiamo questa finestra e andiamo ad aprire la cartella. Il file che ci interessa è quello che si chiama Ventoy to Disk. Facciamo doppio clic, accettiamo di apportare modifiche e si aprirà la nostra finestra di Ventoy. La prima cosa da fare è scegliere il nostro drive. Come vedi io ne sto utilizzando uno da 64 GB perché mi consentirà di mettere più immagini ISO dopo averlo preparato con Ventoy. Quindi scegliamo il nostro drive ricordandoci che è importante che il drive sia vuoto o che contenga file non indispensabili, perché la formattazione con Ventoy distruggerà tutto il contenuto pregresso del nostro pendrive. Prima di andare a cliccare su Install, accertiamoci di due cose. La prima è che la versione a sinistra, quella nel package, e quella nel device corrispondano. In caso in cui quella nel package sia più aggiornata, sia ad esempio la 1.0.88 o superiore rispetto alla nostra che è 1.0.87, cliccheremo su Update. In questo caso non è necessario. Ancora andiamo su Option, accertiamoci che sia attivo il supporto per il Secure Boot e come stile di partizionamento sia indicato MBR per una massima compatibilità con tutti i sistemi. Fatto questo, possiamo cliccare su Install. Accertiamoci di scrivere Yes in maiuscolo e dare l'ok nella casella di testo. E poi clicchiamo su Continua. C'è un doppio check, questo è normale, clicchiamo ancora su Sì e attendiamo il termine dell'operazione.
Ecco fatto, il nostro pendrive è pronto e quello che vediamo è la cartella di Ventoy all'interno della quale potremo inserire tutte quante le nostre ISO. Chiudiamo la finestra, diamo l'ok e chiudiamo l'altra finestrella. Ed ora andiamo a vedere come mettere le nostre ISO su Ventoy. La prima cosa da fare è aprire le risorse del computer, andare sul nostro computer e aprire il pendrive che adesso si chiamerà Ventoy. Nella cartella vuota andranno trascinate una alla volta oppure tutte insieme le ISO che vogliamo caricarci. Facciamolo e attendiamo il termine dell'operazione. Bene, la nostra copia è terminata. Ora, prima che il raffreddore finisca di uccidermi, andiamo a vedere che nella nostra unità ci siano tutti quanti i file ISO che abbiamo inserito, poi ti dirò quali ISO ho messo in questo pendrive, e andiamo a riavviare il computer utilizzando Ventoy in modo da vedere che cosa succede. Ok, all'avvio di Ventoy potremo trovarci davanti a una schermata di questo genere. In questo caso dovremo scegliere OK, poi premere un tasto entro 10 secondi, scegliere Enroll Key from Disk, quindi scegliere la voce che dice VTOYEFI e quindi la voce che dice Enroll this key in Mock Manager. Quindi premere Continue, successivamente premere Yes e quindi il tasto Reboot. Al successivo riavvio, questa sarà la schermata di Ventoy che ci si presenta, in cui saranno presenti tutte quante le ISO che noi abbiamo inserito sul CD e su cui potremo scegliere con le frecce direzionali su e giù la ISO da cui vogliamo avviare e quindi successivamente premendo Invio far partire il boot. In questo caso io scelgo il boot in Normal Mode. Ed ecco che si avvia la nostra immagine di Iren's Boot CD. Ecco fatto. Naturalmente in base alla ISO che sceglierai nella schermata iniziale di Ventoy, tra quelle che avrai deciso di inserire, si avvierà il relativo sistema. Per quello che mi consta, in base alle prove che ho fatto, l'unico limite al numero di ISO che puoi inserire è la capienza del pendrive stesso, quindi è agevole intuire che conviene prendere un pendrive di grosse dimensioni in modo da avere più flessibilità. Premesso invece che si tratta di un discorso puramente soggettivo, le ISO che io di solito metto sul mio pendrive sono quelle di Windows 10 e di Windows 11, quella di Kali Linux che può essere utile per dei pen test improvvisati, quella di Ubuntu che è sempre comodo, il memtest 86 che serve a testare le RAM, un antivirus come Trend Micro o ESET e naturalmente l'Iren's Boot CD. A questo punto sono certo che non vedi l'ora di andare a creare il tuo personalissimo pendrive con Ventoy. A me non resta che salutarti, darti appuntamento alla prossima e andarmi a provare la febbre.